Ti piacerebbe passare da questo a questo? Quella che hai appena sentito è la melodia di Fly Me to the Moon. Prima la versione, diciamo, classica, senza sostituzioni, senza accordi aggiunti. La seconda, una versione, diciamo, riarmonizzata, quindi con diversi accordi aggiunti. Ho anche esagerato perché ne ho messi di proposito molti, proprio ai fini dimostrativi, diciamo, per far sentire la differenza. E oggi parliamo proprio di questo. Iniziamo il nostro viaggio nel mondo della riarmonizzazione, che praticamente è il parco giochi dei pianisti, dove ci possiamo sfogare e mettere tutti gli accordi che vogliamo, chiaramente ognuno secondo il proprio gusto. Oggi in particolare ci occupiamo del primo passo veramente importante per la riarmonizzazione, ovvero le dominanti secondarie. Cerchiamo di capire che cosa sono, a cosa servono e quando posso utilizzarle. Allora, partiamo dal nome, dominanti secondarie. Questi accordi si chiamano dominanti secondarie perché sono degli accordi di dominante, ovvero una triade maggiore con la settima minore, ma non sono la dominante cosiddetta principale della tonalità. Esempio, in Do maggiore la dominante principale è Sol settima, il quinto grado della tonalità. Esistono però altri tipi di dominante che possiamo utilizzare a nostro vantaggio all'interno di questa stessa tonalità e sono appunto le dominanti secondarie. Dominanti perché sono un accordo con la stessa qualità della dominante principale, secondarie perché sono appunto di minore importanza, se vogliamo, rispetto alla dominante principale che invece ci aiuta a capire qual è la tonalità, la stabilisce, insomma è un accordo molto importante nell'ambito dell'armonia funzionale tonale. A che cosa servono? Servono ad aggiungere del movimento, a dare quella spinta in più alla nostra successione di accordi. In particolare servono a rafforzare il movimento verso uno dei gradi della tonalità che non sia il primo grado, perché per andare verso il primo grado abbiamo il quinto grado, ovvero la dominante principale. In termini proprio pratici, che cos'è una dominante secondaria? Una dominante secondaria è la dominante, quindi un accordo di settima, appunto, quindi triade maggiore, settima minore, che si trova una quinta giusta sopra l'accordo su cui vogliamo atterrare, purché non sia il primo grado, ripeto, altrimenti non è più secondaria come dominante. Come se stessimo facendo una sorta di modulazione verso quell'accordo, ma in realtà non è una vera e propria modulazione, possiamo chiamarla una micromodulazione, ma ci interessa più da capirlo come effetto che come terminologia, di cui poi alla fine ci importa poco. Quindi facciamo un esempio concreto, sempre in Do maggiore per semplicità. La dominante principale di Do maggiore è Sol settima, è ok, ma se io volessi rafforzare il movimento verso, ad esempio, il secondo grado, che in Do maggiore è Re minore settima, utilizzerò la dominante di Re come se volessi, diciamo, modulare a Re minore, ma di fatto non sto assolutamente modulando a Re minore, sto solo rafforzando il movimento verso il secondo grado. Quindi, esempio, accordo di Do maggiore, poi ho l'accordo di Re minore. Per preparare questo secondo accordo e quindi rendere la mia successione di accordi, se vogliamo, più movimentata, appunto, con un pizzico di tensione in più, posso inserire la dominante di Re, ovvero la settima. Se vedete l'accordo di La settima dà una spinta più verso il Re minore, ma in realtà con tutta probabilità questa successione di accordi proseguirà in modo da farmi capire che sono ancora in Do maggiore. Ad esempio, terminando con Sol settima Do maggiore, quinto primo in Do maggiore. Benissimo, questa cosa si può fare con tutti gli accordi costruiti su tutti i gradi della tonalità maggiore e ovviamente vale per tutte le tonalità. Facciamo un altro esempio, andiamo verso il terzo grado che in Do maggiore è Mi minore. Qual è la dominante di Mi minore o di Mi in generale? Una quinta giusta sopra, Si, quindi Si settima. Quindi invece di andare a Mi minore, partiamo sempre dal Do maggiore.
direttamente, magari senza passare per un altro accordo, posso usare il Si settima per rafforzare questo movimento verso il Mi minore. E così via. Diciamo velocemente anche tutte le altre dominanti secondarie nella tonalità di Do maggiore, tanto per familiarizzare un po'. La dominante secondaria, quindi la dominante che ci serve ad atterrare sul quarto grado, nel caso della tonalità di Do maggiore Fa major 7, è Do settima, quindi la dominante per atterrare sul quinto grado Sol settima è Re settima, quindi Re settima, Sol settima. Per andare sul sesto grado, Mi settima. Il settimo grado è un accordo semidiminuito, nel caso del Do maggiore Si semidiminuito, la sua dominante secondaria sarebbe Fa diesis settima. Ora, piccolo dettaglio tecnico, nei libri a volte trovate scritto che questa dominante secondaria non esiste perché la sua fondamentale non fa parte della scala di Do maggiore in questo caso. Secondo me questa è una fake news, non è vero in realtà, semplicemente si utilizza di meno perché si utilizza di meno l'accordo semidiminuito in tonalità maggiore e quando si utilizza, in realtà si utilizza per fare il 2-5-1 nella relativa minore, quindi in La minore, più che veramente cadere sul settimo grado della tonalità di Do maggiore. Però tecnicamente l'accordo di dominante che prepara il Si semidiminuito sarebbe Fa diesis settima, quindi probabilmente poi la successione di accordi proseguirà e così via. Ma non ci perdiamo troppo in chiacchiere, la cosa essenziale da capire qui è che possiamo far precedere qualsiasi accordo, diciamo diatonico, cioè che fa parte della armonizzazione della nostra tonalità, dalla sua dominante. Quindi un accordo di settima, una quinta giusta sopra. Domanda numero 1. Posso farlo sempre? In realtà no, dipende molto se sto armonizzando una melodia. Se sto armonizzando una melodia è possibile che una o più note della melodia non siano compatibili con l'accordo aggiuntivo che io ho pensato. E questo come mai? Perché le dominanti secondarie introducono alcune note che sono estranee alla tonalità. Vediamo per esempio il La settima che va sul Re minore. In Do maggiore il La dovrebbe essere La minore settima, quindi col Do naturale. Introducendo il Do diesis, che è proprio la nota che mi dà una spinta maggiore verso il Re minore, inserisco una nota che non fa parte della scala di Do maggiore e dunque è possibile che questa nota vada in conflitto con la melodia che magari invece è stata pensata tutta nella tonalità maggiore. Un piccolo esempio, nella fine della prima metà di Fly Me to the Moon abbiamo un accordo di Re minore dove la melodia è Fa. Quindi diciamo che dobbiamo sempre verificare che se aggiungiamo un accordo o lo sostituiamo, la melodia rimanga comunque compatibile con quell'accordo che aggiungiamo, altrimenti la sostituzione non suonerà bene. Diverso è quando stiamo improvvisando, perché se stiamo improvvisando la melodia la stiamo per l'appunto improvvisando sul momento e quindi se vogliamo fare una sostituzione, aggiungere uno o più accordi, possiamo farlo a patto di adeguare l'improvvisazione in modo tale da rispettare gli accordi aggiuntivi che stiamo inserendo, sempre col limite del buon gusto e quindi di non usare 700 accordi per battuta, ovviamente. Seconda domanda che potrebbe sorgere spontanea a seguito di questa prima domanda, cioè di rendere l'accordo compatibile con la melodia, è sì, ma rispetto all'accordo, qual è la scala da usare, visto che fino adesso io so che gli accordi diatonici, quindi costruiti sui gradi della scala maggiore, sostanzialmente hanno come scala di riferimento la scala maggiore. Ma nel caso delle dominanti secondarie, cioè tipo sulla settima, in Do maggiore, ma che scala devo usare? Allora, il discorso potrebbe diventare leggermente tecnico, quindi lo evitiamo. Vi do una soluzione di sopravvivenza, sostanzialmente. Ed è quello di distinguere solamente in due casi, ovvero la dominante secondaria che risolve un accordo maggiore, ad esempio Re settima che va a Sol settima, scala Mi solidia. Ok? L'abbiamo visto nel video sui modi della scala maggiore, in caso ve lo lascio qui. Se non vi piace pensare ai modi, nomi, eccetera, eccetera, lo capisco, va bene perché comunque è un argomento un po' pesante. In tal caso, scala maggiore con la settima minore. Re settima, Re maggiore,
con la settima minore. Fine dei giochi, ok? Va benissimo. Nel caso in cui invece la nostra dominante secondaria dovesse risolvere a un accordo minore, come nel caso di prima, la settima che va a re minore, probabilmente suonerà meglio, invece che la scala misolidia normale, cioè quella che abbiamo appena suonato, la scala misolidia con la seconda e la sesta abbassate di un semitono, anche detto misolidio bemolle 2, bemolle 6. Anche qui non vi piacciono questi nomi, non vi piace pensare ai modi? Non fa niente, siete perdonati, vi do un'altra scorciatoia. Ovvero, devo risolvere a re minore? Sulla settima suono re minore armonico. Quindi, parto da La, ma la scala è sempre quella di Re, che sarebbe appunto Re minore armonico. Poi, probabilmente, quando risolverò a Re minore, sarà meglio tornare più nella tonalità di Do maggiore, ok? Devo risolvere a La minore, sesto grado di Do maggiore, dominante secondaria, Mi settima. Su Mi settima suono la scala di La minore armonico. La è la nota su cui devo risolvere, quindi a partire da La, a partire da Mi, questa scala suona meglio quando si risolve al minore rispetto alla scala misolidia normale, perché introduce già alcune tensioni che preparano l'orecchio a una risoluzione in minore e la rende più gradevole, se vogliamo. Vuoi veramente sapere qual è la scala migliore possibile in un contesto ideale in cui vuoi essere il più melodico possibile e nonostante hai inserito la dominante secondaria vuoi comunque essere il più rispettoso possibile della tonalità? Vado un po' più nel dettaglio. Se non vuoi sapere, salta tipo un minuto e mezzo di questo video e vai avanti, non c'è problema. La tecnica si chiama adattamento diatonico e in breve consiste nel partire sempre dalla scala misolidia, prendiamo sempre il nostro La settima ad esempio, in La settima io prendo la scala di La misolidio, che corrisponde alla scala di La maggiore con la settima minore, ok? Perfetto. Adesso che cosa faccio? Le note della quadriade, quindi fondamentale, terza, quinta e settima, non si toccano, perché se io andassi a cambiare queste note renderei l'accordo diverso da com'è. Se ad esempio adattassi il Do diesis alla tonalità di Do maggiore rendendolo Do naturale, renderei questo La settima un La minore settima e quindi ho perso proprio il senso del perché ho fatto la dominante secondaria. Le altre note che rimangono però, che poi sono le cosiddette estensioni, quindi per la scala sono la seconda, la quarta e la sesta, per l'accordo sarebbero la nona, l'undicesima e la tredicesima, le vado ad adattare alla tonalità in cui mi trovo. Mi trovo in Do maggiore? Il Si come deve essere in Do maggiore? Si naturale, quindi lo lascio com'è. Il Re come deve essere? Re naturale, lo lascio com'è. Il Fa nella nostra scala è diesis, ma nella nostra tonalità di riferimento dovrebbe essere naturale. Quindi che faccio? Abbasso il Fa. Quindi questa scala, da che era, diventa nome tecnico, misolidio, bemolle 6. Ci interessa qualcosa? In realtà no. E così via. E facendo questo ragionamento puoi trovare la scala specifica più adatta possibile. Io dico sempre, se doveste scrivere un musical di Broadway, probabilmente la scala migliore è quella che si ottiene con l'adattamento diatonico. State suonando in un quartetto di jazz moderno? Potete fare come vi pare, potete alterare gli accordi in maniera molto più libera, chiaramente. Tutto dipende dal contesto, sempre. Ultima cosa importante sull'utilizzo di queste dominanti secondarie è come posso inserirle, quante, quando, che ci posso fare con queste dominanti secondarie. Diciamo che al netto del verificare sempre che se ho una melodia da armonizzare sia compatibile con l'accordo che scelgo, posso sempre far precedere un accordo dalla sua dominante. Posso sdoppiare un accordo, ad esempio Re minore che va a Sol settima, il Re minore posso farlo diventare 2 quarti di Re minore, 2 quarti di Re settima. Quindi facciamo un esempio. Prima avevamo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Adesso sdoppio il Re minore in 2 quarti di Re minore, 2 quarti di Re settima. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok.
posso cancellare alcuni accordi per, diciamo, allungare la catena di accordi di dominante che mi porta a risolvere. Potrei ad esempio togliere il Re minore nella prima battuta e mettere Mi settima, che a sua volta mi porta alla settima, che a sua volta mi porta a Re settima, che poi mi porta a Sol settima. Quindi 1, 2, 3, 4. E così via. Sembra una banalità, ma è importante tenere a mente queste diverse casistiche per non farsi frenare e dire ma questo accordo non lo posso cancellare e quindi non posso fare altre sostituzioni. Invece a volte è possibile. Certo, se cancellate troppi accordi poi magari si perde un po' il senso della successione di accordi originale. Questo è solo il primo passo per la riarmonizzazione. In realtà avevo già fatto un video sulle sostituzioni di tritono, che sono un altro strumento molto importante per la riarmonizzazione. In caso vi lascio il link qui per vedervi quel video, ma sicuramente in futuro farò altri video su altre tecniche e magari anche un video dove le integriamo tutte e facciamo un po' di esempi di riarmonizzazione che penso possa essere utile e interessante. Come tutti i video che faccio qui su YouTube, c'è del materiale PDF, diciamo riassuntivo della lezione, almeno delle parti con gli spartiti, insomma, delle piccole cose da ricordare. Puoi trovarlo in descrizione oppure, se preferisci, puoi iscriverti alla mia newsletter che è gratuita e appena esce il video riceverai via mail il PDF della lezione. Mando poche email, niente spam, mando solamente l'email quando esce il video mandandovi il PDF. Questo, se può esservi utile per comodità, trovate il link per iscrivervi in descrizione, forse nel primo commento, forse lo metto anche qua, chi lo sa, lo scoprirete. Se avete dubbi, domande, suggerimenti, fatemelo sapere nei commenti. Se vi va vi potete iscrivere al canale e come sempre noi ci vediamo al prossimo video. Grazie!